Bene ragazzi, bentrovati. Questo ciclo di video lezioni è dedicato a Francesco Bacone. Tuttavia, la prima lezione di questa playlist è stata dedicata, in realtà è una lezione Aia Sofì non mordere, non graffiare, è una lezione che noi abbiamo dedicato alle caratteristiche principali della filosofia nel Seicento. Solo le caratteristiche principali, insomma è stata una lezione molto breve, finalmente una lezione che non dura più di 30 minuti, sulle caratteristiche della filosofia nel Seicento, la cosiddetta filosofia nell'epoca dell'assolutismo. Sofì, nonostante abbia ricevuto prima il suo premio, ovvero mezza fetta di tacchino, continua a ribellarsi, a non volermi aiutare. Non vuoi aiutarmi, non vuoi restare con me per aiutarmi, per darmi conforto durante la spiegazione. Guardate com'è bella Sofì, ma è una gatta un pochino pestifera che non sta mai buona nelle braccia del padrone, neanche se io la cullo, insomma, vuole andare via, ti facciamo fare un bel saltone, Sofì. Allora, parliamo della vita e delle opere di Francesco Bacone. Francesco Bacone è il nome italianizzato del filosofo inglese Francis Bacon, Bacon proprio come prosciutto. Francesco Bacone ha lo stesso cognome del filosofo di 2 o 3 secoli precedente, Ruggero Bacone, il modernista francescano di Oxford. Ruggero Bacone medievale è un anticipatore è un anticipatore dei tempi futuri, è davvero un profeta del futuro modernista, così come lo è stato Francesco Bacone. Francesco Bacone nasce a Londra nel 1561. Suo padre, Sir Nicholas, era un personaggio importante alla corte di Elisabetta I. Pensate che arrivò fino al grado di Lord Cancelliere. Il Lord Cancelliere è una specie di ministro della giustizia. Anche la moglie di Sir Nicholas, cioè la madre di Francesco Bacone, era una persona di grande cultura. Tutti si aspettano che Francesco Bacone, come il padre, abbia un importante incarico a corte. Francesco Bacone comincia a studiare prima all'Università di Cambridge, quindi studia legge, e poi al Gray's Inn di Londra. Il Gray's Inn di Londra tuttora esiste, la più prestigiosa scuola per avvocati a Londra. Quindi lui intraprende, diciamo, la carriera forense sperando che prima o poi però arrivi un incarico dalla corte, arrivi un incarico dalla regina. Ha anche l'opportunità di viaggiare insieme all'ambasciatore inglese, si reca per qualche anno a Parigi. Francesco Bacone impara il francese, è molto importante, entra ovviamente in contatto con la cultura parigina e francese del tempo. Siamo ovviamente verso la fine delle guerre di religione in Francia. Nel 1579 Francesco Bacone viene richiamato in patria, deve tornare in patria a causa della morte del padre. Gli arriva la notizia della morte del padre quando lui si trova a Parigi. Ritorna a Londra, la morte del padre lascia la famiglia di Francis in condizioni economiche non proprio floride, e quindi Francesco Bacone non può più permettersi di vivere di rendita viaggiando di qua e di là come fino allora aveva fatto, rallentando i suoi studi. Deve lavorare, non è un problema per lui perché lui è un grande ingegno, completa immediatamente gli studi al Gray's Inn e diventa avvocato. Nel 1593 lui si avvicina sempre più alla politica e viene eletto alla Camera dei Comuni, in attesa sempre di un incarico importante alla corte da parte di Elisabetta I, incarico che però tarda ad arrivare. In quel periodo lui è molto amico ed è il consigliere del conte di Essex, un nobile importantissimo in Inghilterra. Tuttavia succederà che in seguito lui anteporrà la professione all'amico. Perché? Perché
nel momento in cui sarà avvocato della corte legale, della corte inglese, dovrà necessariamente sostenere l'accusa nel processo contro il conte di Essex, accusato di gravi episodi di corruzione. E sarà proprio l'accusa portata avanti da Francesco Bacone che determinerà la condanna a morte del suo amico, la condanna a morte, l'esecuzione del conte di Essex. Nonostante fosse un suo amico, lui recita la parte della pubblica accusa perché deve difendere la corona. Viene nominato ad un certo punto legale di corte, legale della corona inglese. Inizia a pubblicare i suoi scritti. Io adesso non vi citerò tutte le opere di Francesco Bacone perché sono tante e credo che sia inutile. Trovate i nomi delle opere di Francesco Bacone su qualunque libro di testo. Uno dei primi scritti molto importanti, diciamo che gli scritti molto importanti appartengono tutti al XVII secolo. Bacone scrive le sue opere più importanti quando ha già più di 40 anni. La prima opera importante del 1605 è Il progresso della conoscenza, The Advancement of Learning, in cui Bacone per la prima volta compiutamente esprime le sue idee sul progresso scientifico, sul metodo scientifico e sulla superiorità dei moderni rispetto agli antichi. In quegli anni scrive numerose altre opere, ripeto, non ve le cito tutte. Nel 1607 un'opera importante, Cogitata et Visa, che significa in italiano pensati e visti, letteralmente significa le cose pensate e le cose viste. Attenzione, sempre nel 1607 pubblica un'altra sua opera di grande importanza, De Sapientia Veterum, ovvero sulla sapienza degli antichi. Non che Bacone ovviamente voglia sostenere che gli antichi avessero una straordinaria sapienza superiore ai moderni, lui vuole dimostrare esattamente il contrario, cioè che i moderni sono più sapienti degli antichi. Alla regina Elisabetta I nel 1603 è succeduto Elisabetta I Tudor, è succeduto il primo della dinastia degli Stuart, ovvero Giacomo I Stuart, che è anche re di Scozia, quindi assomma le corone di Scozia e le corone di Inghilterra. E insomma, nel 1618 il re d'Inghilterra, appunto Giacomo I Stuart, insignisce Bacone di un incarico molto molto importante. Bacone diventa Lord Cancelliere, in maniera simile a suo padre diventa una sorta di ministro della giustizia. Nel 1618 Bacone prende anche il titolo di Barone Verulamio. Attenzione, Barone Verulamio, perché ve l'ho scritto? Non è così un titolo insignificante che non dice niente, perché Barone Verulamio sarà anche il nome con cui spesso Bacone viene citato. Cioè, quando voi, ancora adesso è così, quando voi trovate sul libro di filosofia oppure in qualunque luogo il barone Verulamio oppure anche soltanto il Verulamio, questi non è altro che Francesco Bacone, quindi viene anche chiamato barone Verulamio oppure semplicemente il Verulamio. Nel 1620 lui pubblica la sua opera forse più importante, il Novum Organum, che significa nuovo organo. Ma che significa? Che cos'è l'organo? Vi ricordate cos'è l'organum in Aristotele? In latino organum, ma in greco, Aristotele scrive in greco, organon. Vi ricordate l'organon nell'insieme delle opere di logica di Aristotele? Quindi organum è lo strumento, l'organo, lo strumento del sapere, il modo di ragionare e anche il metodo scientifico. Ovviamente nuovo organo perché? Perché già dal titolo si capisce che quest'opera è in diretta polemica contro il vecchio
organon, cioè il vecchio metodo scientifico, cioè quello aristotelico, il metodo aristotelico scolastico, il metodo scientifico basato non sull'osservazione, ma sull'attribuzione di oscure, secondo Baconi, oscure e a volte, come vedremo, incomprensibili, insensate anche da un punto di vista linguistico, categorie filosofiche alla natura, natura che non viene osservata, natura che non viene conosciuta attraverso l'esperimento, bensì a priori, attraverso appunto quello che è il tipico metodo filosofico che da Aristotele in poi impedirà la nascita della scienza moderna in quanto scienza sperimentale, cioè il sillogismo. Il sillogismo, che ricordate è un metodo tipicamente deduttivo, non induttivo, procede verbalmente dalle premesse alle conclusioni senza sperimentare, senza fare gli esperimenti, e non è un metodo sperimentale. Bacone non può accettare questo. Bacone, come faranno altri, insomma, poco dopo di lui, come stava facendo Galilei, come farà Cartesio, pensa che sia necessaria proprio una vera rivoluzione in campo scientifico e in campo filosofico. Trovare e imporre un nuovo metodo scientifico, ma anche un nuovo metodo filosofico, un nuovo metodo per ragionare, una nuova logica, un novum organum basato sull'esperienza, basato sull'osservazione, che debba sostituire il vecchio sillogismo, il vecchio metodo aristotelico. Bacone, come vedremo, proporrà un metodo induttivo, un metodo fortemente induttivo, proprio il contrario del tipico metodo deduttivo che è quello del sillogismo aristotelico, un metodo induttivo che comunque viene giudicato dagli storici della scienza di oggi piuttosto fallimentare. Se andiamo a vedere quindi nel dettaglio, il metodo scientifico di Bacone è assolutamente inservibile. Sarà prima Galilei, ma subito dopo Cartesio a elaborare, insomma, il metodo scientifico sperimentale, che non è propriamente induttivo, ma che si chiama ipotetico deduttivo, che ancora adesso viene considerato bene o male buono, bene o male valido dagli scienziati. Quindi diciamo che Bacone ha, perché poi potreste dirmi perché lo studiamo, perché se il suo metodo scientifico è fallimentare, è sbagliato. È vero, il suo metodo scientifico è sbagliato, è fallimentare, e vedremo nei dettagli perché. Tuttavia Bacone ha un enorme merito perché porta avanti la mentalità scientifica moderna, anche se il metodo scientifico da lui proposto è sbagliato. Bacone non è veramente uno scienziato, è un sapiente, un uomo di lettere, non conosceva bene la matematica. Anche se il suo metodo scientifico è sbagliato, la mentalità scientifica moderna, che vedremo in molti punti, il linguaggio chiaro, la cooperazione tra gli scienziati, l'importanza dell'esperimento come esperimento selezionato e realizzato in base a strumenti e così via, l'idea di progresso, l'idea di avanzamento, di progresso man mano che avanza il tempo. Tutte queste idee sono idee scientifiche moderne, cioè proprio Bacone è considerato l'alfiere della scienza moderna, ma anche l'alfiere della società industriale, il geniale anticipatore della società industriale e dell'importanza della scienza moderna, che si fa anche tecnica, la scienza non come conoscenza astratta, ma anche come capacità di costruire strumenti e di diventare tecnologia e di modificare profondamente la natura, creare anche cose in natura che non esistono prima dell'intervento dell'uomo. Quindi l'importante è l'idea di scienza tipicamente moderna, tipicamente compatibile con la scienza moderna di Francesco Bacone. Attenzione, il Novum Organum, oltre a dare appunto il nuovo metodo scientifico, avrebbe dovuto essere, attenzione, l'introduzione, la parte introduttiva ad una vera e propria enciclopedia del sapere che parlasse in maniera specifica di ogni scienza
scienza e degli argomenti di ogni scienza. Un progetto enciclopedico molto lungo e molto ambizioso che Francesco Bacone non riuscirà assolutamente a portare a termine. Quindi avrebbe dovuto esistere un'enciclopedia baconiana di cui il nuovo organo, ripeto, avrebbe dovuto essere l'introduzione. E poi dopo vi sarebbero dovute essere ben 6 parti, 6 tomi di questa enciclopedia. Bacone in realtà realizzò soltanto la prima sezione, cioè la prima parte delle 6 parti progettate della sua enciclopedia delle scienze. Eh, la prima parte si chiama Instauratio Magna, peraltro l'Instauratio Magna non era neanche qualcosa di particolarmente originale, perché l'Instauratio Magna non era altro che una riscrittura dell'opera precedente che io vi ho già citato, cioè Il progresso della conoscenza. Bacone non riuscirà a realizzare il suo progetto enciclopedico per le vicissitudini personali a cui andrà incontro, che tra pochissimo diremo, e anche poi per la sua morte, ma forse anche perché il progetto era troppo vasto e ambizioso perché le possibilità di Bacone potessero effettivamente realizzarlo. Tuttavia l'enciclopedia baconiana, anche se non vide mai la luce, sarà di stimolo ad un'altra enciclopedia, all'Encyclopédie di Diderot e di d'Alembert. Bacone, questo è rimasto famoso, aveva tracciato, proprio disegnato un albero, l'arbor scientiarum, un albero che si divide in diversi rami, ognuno dei quali ovviamente si ramifica in altri rami, e ognuno di questi rami doveva rappresentare le discipline scientifiche, quindi le discipline scientifiche autonome l'una dall'altra, però comunque collegate insieme in base ad un ordine, ad una gerarchia, a rapporti che prevedono nessi e appunto connessioni tra le diverse scienze, rappresentate appunto da questo albero che si ramifica in diversi appunto diverse branche, in diversi rami. L'immagine è il progetto dell'Arbor Scientiarum, dell'albero delle scienze, dell'enciclopedia di tutte le scienze, influenzerà direttamente e sarà proprio preso a modello il progetto baconiano dall'Encyclopédie di Diderot e di d'Alembert, tant'è vero che d'Alembert nel famoso discorso preliminare dell'Encyclopédie, che fu pubblicato prima del primo volume dell'Encyclopédie e poi fu annesso al primo volume dell'Encyclopédie, si rifà direttamente ed esplicitamente al programma baconiano, ma il programma baconiano influenzerà anche tanti altri studiosi, o addirittura sarà addirittura messo per iscritto nel programma di alcune accademie scientifiche di cui vi ho parlato nella lezione precedente. Ben presto una tegola molto dura cade sulla testa di Francesco Bacone. Viene incarcerato e messo sotto processo per accuse gravissime, accuse di corruzione, anche se si tratta di un reato che noi nell'ordinamento giuridico attuale italiano chiameremmo non corruzione, bensì concussione. Cioè Bacone non aveva preso soldi per fare qualcosa, non aveva preso tangenti, al contrario aveva lui dato dei soldi ad altri per ottenere qualcosa. Le accuse sono gravissime, Bacone difende se stesso perché ovviamente è uno dei più importanti, più validi avvocati d'Inghilterra, quindi difende se stesso nel processo, si difende da solo. Cosa fa Francesco Bacone? Prima si dichiara innocente cercando di negare le accuse, poi quando capisce che probabilmente sarà condannato, non serve
più dichiararsi innocente, probabilmente sarà condannato a morte, lui si dichiara colpevole, perché capisce in maniera furba che dichiarandosi colpevole potrà probabilmente schivare la pena di morte, la pena capitale. Infatti lui viene condannato, ma non alla pena capitale. Fate attenzione, il fatto che lui si sia dichiarato colpevole, comprendete, è un aspetto della strategia processuale di Francesco Baconi. Non significa che lui sia veramente colpevole, che lui fosse veramente colpevole. A un certo punto del processo ha ritenuto più conveniente dichiararsi colpevole, perché in questo modo avrebbe evitato la pena di morte. Ma allora Baconi era davvero colpevole oppure era innocente? Non lo sappiamo. Cioè gli studiosi sono divisi su quella che, su quale sia stata effettivamente la portata dei reati di Francesco Bacone. Tuttavia lui viene condannato, riesce a evitare la condanna a morte, ma la condanna comunque è molto pesante e si compone di tre parti. Primo, si tratta dell'ergastolo. Bacone viene condannato a essere incarcerato in maniera perpetua, per sempre, nella Torre di Londra. Quindi si tratta di un ergastolo e di un ergastolo duro, perché certo le condizioni dei carcerati all'interno della Torre di Londra erano terribili. In più Baconi avrebbe dovuto pagare una forte multa, un'ammenda, quella sicuramente grazie alla sua ricchezza, alle sue proprietà, avrebbe potuto sicuramente pagarla, e poi Bacone, terzo ultimo capitolo di questa condanna, clausola di questa condanna, viene condannato all'interdizione perpetua nei pubblici uffici, diremmo noi. Quindi deve abbandonare ovviamente tutte le cariche di corte, le cariche pubbliche, non può fare più politica, non può assolutamente più lavorare nell'amministrazione pubblica. Allora, che cosa succede? Baconi ha tanti amici e quindi Baconi ottiene in realtà di essere liberato delle prime due parti della condanna, cioè la detenzione nella Torre di Londra e persino la multa, l'ammenda, non la deve più pagare, d'accordo? Viene esonerato da queste due cose, però ovviamente resta l'interdizione perpetua dei pubblici uffici. Ovviamente lo scandalo ha ormai macchiato la figura di Francesco Bacone, quindi Francesco Bacone, dopo questo processo, condurrà gli ultimi anni della sua vita in solitudine, ritiratosi da ogni incarico pubblico presso una sua casa di campagna. Qui muore nel 1626. Le cause della morte di Bacone sono molto singolari. Lui muore di una polmonite a causa di una polmonite contratta durante un esperimento durante il quale stava studiando la possibilità di conservazione dei cadaveri mediante congelamento, capite? Aveva a che fare con dei cadaveri che dovevano essere congelati nel ghiaccio, prende freddo, prende la polmonite e muore. Quindi vediamo che comunque anche la causa della morte ci mostra un Francesco Bacone ancora attivo, ancora dedito ad esperimenti scientifici. L'ultima cosa importante è il fatto che dopo la sua morte, un anno dopo, fu pubblicata postuma un'opera eccezionale, A New Atlantis, la nuova Atlantide, che a differenza delle altre opere non è scritta in latino ma è scritta in inglese. La nuova Atlantide fa parte del genere dell'utopia, utopia. In fondo questa parola, che significa buon luogo, cioè buon governo, società perfetta, no? L'utopia, un governo perfetto, una società perfetta che viene immaginata fantascientificamente. Molti la situavano nel sole, nella luna. Bacone non è il primo a scrivere un romanzo, oggi lo chiameremmo di fantascienza, un romanzo utopistico in cui descrive una società perfetta, e non è il primo del genere dell'utopia, utopia,
poiché è un nome in fondo, l'utopia, che fu inventata proprio da un altro autore inglese. L'opera è molto moderna, è straordinariamente moderna, perché Bacone, poi ne parleremo quando appunto tratteremo specificamente della Nuova Atlantide, dell'opera, perché Bacone immagina una società del futuro in un'isola perfetta, che si trova in un'isola, una società tecnologicamente avanzata con le ferrovie, gli aeroplani e così via, e tantissime invenzioni, persino ingegneria genetica, in agricoltura e così via, tantissime tecnologie e tantissime macchine che poi verranno realizzate spesso soltanto nel XIX o nel XX secolo. Quindi grande importanza di questo romanzo, di questa utopia, di questa società perfetta, vista come una società ipertecnologica in cui tutti stanno bene, tutti hanno da mangiare, tutti i problemi dell'umanità, in primis appunto quello della fame, ma anche quello delle malattie, perché la medicina cura tutte le malattie, sono risolti all'interno di questa futuribile, futura società in cui la scienza e gli scienziati hanno preso il potere e governano. È molto divertente, è molto interessante da leggere la Nuova Atlantide, io vi consiglio di farlo. Bene, abbiamo parlato brevemente, insomma, quasi mezz'ora della vita e delle opere di Bacone. Finalmente la prossima volta iniziamo a trattare della filosofia di Bacone, iniziando proprio da alcune caratteristiche fondamentali, cioè la visione della scienza di Bacone, qual è la mentalità scientifica, come devono lavorare gli scienziati, come devono scrivere gli scienziati, come può essere interpretato l'andamento della scienza, il progresso delle conoscenze nel corso del tempo, nel corso delle epoche. Quindi Bacone è alla base del moderno concetto di progresso e del moderno concetto di tecnologia, della scienza, della conoscenza che non diventa astratta, ma trasforma la natura, ha delle conseguenze, delle ricadute pratiche anche nella vita quotidiana dell'uomo e della società. Continuate a seguire Francesco Bacone e a studiare Francesco Bacone con me, con le mie video lezioni, seguendo anche i prossimi video. Grazie, buonasera.